Chi non conosce PayPal, soluzione leader del settore per i pagamenti online in Italia. Pensate che potete pagare con PayPal persino il biglietto del treno, piuttosto che tanti servizi pubblici, da quanto è diffusa e copre una grande quantità di tutte le transazioni economiche online che avvengono nel nostro paese. PayPal, pensate, ha 330 milioni di clienti attivi nel mondo e copre quasi tutte le valute. E offre tanti servizi, i più comuni sono quelli che tutti conosciamo quando paghiamo in un sito web tramite PayPal. Però ce ne sono tanti altri e ad esempio lato merchant, quindi lato venditore, è possibile vendere acquisendo il pagamento tramite PayPal con tariffe basse fino a 1,2%. Ci sono poi servizi nuovi che PayPal ha messo a disposizione, ad esempio per la fraud detection, per i pagamenti contactless e per il social selling. Parliamo di questo e molto altro nell'intervista a Michele Simone, Head of Partnership Southern Europe di PayPal. Benvenuto Michele Simone è Head of Partnerships Southern Europe, quindi dell'Europa, tutta la parte europea del sud per PayPal, giusto Michele? Giusto, PayPal. Perfetto, perfetto. Senti, allora dai, benvenuto innanzitutto, come stai? Bene, bene, grazie. Lavoro da casa ormai da mesi e mi sono, diciamo, riadattato a questa nuova normalità e per fortuna il lockdown duro è finito, quindi ripartiamo lentamente. Io sono a Milano e devo dire che è già un bel cambiamento poter uscire, vedere gli amici, tagliare i capelli da qualche Sì, sì. È una meraviglia. Bene, no, è una cosa importante e infatti, tra l'altro in questa situazione, in questo periodo, PayPal ha preso diverse iniziative proprio Sì. per supportare aziende e merchant nel periodo Covid, ma ne parliamo fra poco perché è uno dei temi, di questa nostra chiacchierata. Però innanzitutto volevo chiederti questo: tutti noi conosciamo PayPal. Penso Sì. che in Italia veramente, credo forse tutti quelli che hanno acquistato online hanno usato PayPal come sistema di pagamento, è già tantissimi anni che è molto presente sul nostro territorio. E quindi probabilmente molti di noi pensano che PayPal sia semplicemente una cosa per premere il bottone e pagare un e-commerce. A questo punto volevo proprio chiederti di darci una panoramica, cos'è in realtà PayPal e quali sono tutti i servizi che offre? Sì, allora negli ultimi anni abbiamo lavorato molto per cambiare, e per allargare, la nostra offerta, in varie direzioni. PayPal non è più, come dicevi tu giustamente, il bottone, che ti permette di pagare online, ma è molto di più. Innanzitutto, se guardiamo la nostra rete di clienti e, per clienti intendo sia i venditori che gli acquirenti, parliamo di un franchise di oltre 330 milioni di attivi nel mondo, Accidenti. in tutti i paesi, coprendo quasi tutte le valute o la maggior parte delle valute che esistono. Quindi guardiamo sempre al business in 2 direzioni. Se focalizziamo oggi l'attenzione sulla parte merchant, quindi sui nostri venditori che hanno superato ormai la soglia dei 20 milioni, PayPal è ormai una piattaforma. Tant'è che anche in termini di marketing abbiamo fatto un rebranding completo e abbiamo lanciato quello che oggi si chiama PayPal Commerce Platform, che è una piattaforma che contiene sia la parte di wallet, che può essere integrata dai merchant direttamente, ma anche dalle piattaforme come Shopify, PrestaShop, StoreEden, se vogliamo parlare di una piattaforma italiana, e che permette ai merchant che aderiscono in queste piattaforme di accettare pagamenti attraverso il wallet PayPal, ma anche con un'esperienza carte di credito indipendente, che ha anche un prezzo molto competitivo. In Italia, ad esempio, parliamo dell'1,2% più 0,35 centesimi. E poi negli anni ha fatto una serie di acquisizioni estremamente strategiche che vanno ad indirizzare i bisogni ed emergenti di nuovi merchant e nuovi marketplace. Cito ad esempio Simility, società che abbiamo acquisito circa 1 anno e mezzo fa, che fornisce un motore di rischio avanzato e di fraud detection avanzato a disposizione dei merchant che utilizzano la nostra piattaforma. Cito Hyperwallet, che è utilizzato da player come Lime o in generale da molte situazioni e in molti use case in cui ci sono dei payout complessi da implementare, quindi regole per pagare un numero molto elevato di venditori o di partner in modo automatico e con una frequenza che si può totalmente personalizzare.
Cito come ultimo esempio iZettle, che è un passo deciso di PayPal nel mondo dei mobile POS. iZettle è una società svedese acquistata per 2,2 miliardi, quindi fino all'acquisizione di Honey era la più costosa della storia di PayPal e che di fatto ci permette e ci permetterà, quando l'integrazione sarà completata, di offrire di fatto una piattaforma di pagamenti multicanale, quindi o omnicanale, visto che il termine va di moda in questo periodo. Quindi, insomma, se ho ben capito, da un lato una, diciamo una rosa di soluzioni anche molto complesse, se necessario, per chi vende online, per i merchant, e dall'altro lato comunque un accesso molto semplice all'utente che deve pagare il merchant o anche addirittura trasferire fondi tra singoli privati, perché se non erro Sì, fate anche questo. sì, il P2P resta uno dei capisaldi dell'offerta di PayPal, quindi possiamo io e te scambiarci del denaro, ovviamente senza la copertura di PayPal se è una transazione Family and Friends, in modo totalmente gratuito, quindi questo in Italia è vero ormai da oltre un anno, quindi tutto il P2P è gratuito, oppure possiamo farlo per transazioni business occasionali, quindi in quel caso va la protezione di PayPal e si applica la tariffa. Lato consumer, anche lì diciamo che stiamo sempre di più andando ad innovare con strumenti come ad esempio il QR code che può essere utilizzato anche in ambito B2B o ad esempio PayPal Me, che è un link che di fatto posso creare personalizzato, io posso creare il mio PayPal Me/Michele ed è un link che posso passare via WhatsApp, via Messenger, via SMS, via mail e che può essere utilizzato per farmi pagare. L'esempio classico è quello della colletta. Io sto cercando di catechizzare le mamme e i papà del nido dove è frequentato da mia figlia per sostituire il cash con degli strumenti più efficienti e quindi evitare il rischio di contante, i resti e tutte le problematiche che si portano dietro. Beh, poi oggi ora il discorso dell'uso del cash, è strettamente correlato al problema delle infezioni, Se quindi è chiaro che e non ci sono commissioni su questo, cioè se stiamo facendo la raccolta all'asilo, non c'è una commissione che è trattenuta oppure c'è? Vale sempre quello che abbiamo detto prima, quindi come per il P2P, se io passo dei soldi a mia moglie e non voglio sfruttare la garanzia PayPal, quindi non sono preoccupato del fatto che lui possa aprirmi una controversia, quindi se non vogliamo garanzie Okay. perché effettivamente non è un passaggio a scopo di lucro commerciale, si parla comunque di trasferimenti gratuiti. Okay, perfetto, Sì, perfetto. Senti, ma a questo punto volevo fare una piccolo insight sulle tariffe, anche sì, legato al quando c'è e non c'è la protezione venditori, perché se eh, non sbaglio nel vostro caso, se un venditore comunque può provare di aver spedito la merce all'indirizzo che era stato registrato in fase di vendita, comunque gode di una protezione da parte di PayPal se poi ci fosse sì. un chargeback, giusto? Sì, è corretto. Il prezzo pubblico di PayPal, almeno quello di partenza, è il 3,4% più 0,35 centesimi per la parte di pagamenti tramite wallet, quindi pagamenti tramite il nostro borsellino digitale. Ehm, Okay, Questa è una tariffa che sicuramente può sembrare cara, spesso ci viene detto che è cara, ma come dicevi giustamente tu, in realtà ha dentro una serie di costi che sono proprio il cuore della value proposition di PayPal. Cioè io non mi sento sicuro se non c'è PayPal. Ora, tolta magari la top 100 dei siti più conosciuti e più sicuri in Italia, se trovo un'occasione su un sito piccolino di un venditore che non conosco, diciamo che per me certo. avere PayPal è un grosso vantaggio perché sì, pagherà sulla mia transazione il 3-4%, ma io compro da lui solo perché ho la garanzia che se qualcosa va storto PayPal subentra, mi gestisce la controversia e mi rimborsa. Quindi questo come primo aspetto. Secondo aspetto fondamentale è il fatto che comunque se si è un venditore di un certo livello, quindi parlo di 50.000 euro al mese, io consiglio di contattare PayPal, richiedere di un supporto più specifico ed eventualmente lì potremo valutare anche una rinegoziazione di prezzo. Questo si può fare anche contattando Okay. semplicemente il nostro customer support. Terzo tema, più promozionale, e ne approfitto diciamo questo forum per lanciarlo, è che stiamo anche fra le varie e numerose iniziative di risposta al Covid che abbiamo lanciato, per lanciare una promozione che mai prima d'ora avevamo fatto come PayPal, ovvero tutti i venditori
che creano un nuovo account, quindi che stanno iniziando adesso a fare e-commerce e vogliono accettare pagamenti anche tramite PayPal, potranno utilizzare i principali prodotti di PayPal a 0 commissioni fino al 15 di agosto. E questa è solo una delle tante promozioni che stiamo lanciando in questo periodo. Ultimo aspetto è che si ricollega anche alla risposta precedente. PayPal è ad oggi a tutti gli effetti un gateway di pagamento, quindi oltre ad offrire una soluzione wallet proprietaria, che è quella di cui abbiamo parlato fino a questo momento, offre anche una soluzione per i merchant che gli permette di accettare pagamenti con tutte le principali carte, quindi Visa, American Express, Mastercard, prepagate, debito e credito. E la cosa importante è che lì invece abbiamo un pricing molto competitivo, un pricing pubblico dell'1,2% più 0,35 centesimi, che secondo me è estremamente competitivo, soprattutto per l'Italia, guardando ai prezzi pubblici degli altri player che operano sul mercato. Molto forte come pricing sicuramente, 1 e 2 è veramente competitivo. E quindi una cosa, noi abbiamo la parte wallet che per gli ascoltatori che non hanno ben presente cosa sia il wallet è il borsellino elettronico ed è una specie di mini conto corrente Sì. sostanzialmente. Quindi tu hai proprio un conto corrente dove colleghi le carte, il tuo conto bancario eccetera, puoi avere anche un budget che è presente nel conto, no? Sì, E quello lì è il wallet ed è il PayPal classico che tutti conosciamo, per cui la tariffa è più alta se ho ben capito perché c'è il programma di protezione, che vuol dire assolutamente sì. quindi che non avrò chargeback in molti casi, e questo Inta- ho visto sì, prego, scusa. no, scusa, era solo sì, assolutamente come dici tu. Quindi da consumatore io non pago mai niente e in più ho a garanzia della protezione. Quindi se non ricevo il prodotto, se ricevo qualcosa di diverso, io apro una controversia, PayPal subentra e mi rimborsa. Però questa promozione Sì. vale anche lato venditore. Certo, quindi sostanzialmente abbiamo c'è questa tariffa più alta. Questo lo dico perché oggi vedo usato PayPal Mhm. e io stesso lo consiglio in nuovo e-commerce perché tu stai aprendo, sei nuovo, non ti conoscono, se non hai PayPal rinunci sicuramente a una buona fetta di vendite. Sì, Quindi ed è vero, e ho molti clienti che dicono sì, è vero che c'è una tariffa più alta, ma io preferisco avere PayPal. Ad esempio, ho alcuni clienti che vendono generi tipicamente più soggetti a tentativi di frode, quindi generi di solito che sono piccoli e costano cari, ok? mm, E sono rivendibili. Allora, sì, in quel caso vogliono usare PayPal perché comunque hanno la protezione. E sostanzialmente quindi io pago una tariffa perché da un lato io merchant, se ho spedito, posso provare che ho spedito, comunque non ho il chargeback, e dall'altro lato chi acquista, cioè è più facile che mi acquistino perché certo. PayPal anche con spese sue, anche con costi suoi, ha costruito una fiducia, quindi sostanzialmente vado a pagare per questa fiducia e oltre alla protezione che già ho. Quindi ok, è una tariffa più alta, però se voglio utilizzare il gateway, se ho ben capito, ho 1,2%, quindi è sicuramente molto competitivo. Sì, senza Ok. protezione e per dare diciamo anche per quantificare l'impatto di PayPal, secondo me è importante ricordare 2 numeri. PayPal al momento, secondo i dati del Politecnico di Milano, rappresenta il 33% del mercato dei pagamenti. Quindi fatto 100 il mercato dei pagamenti in Italia, 1 su 3 viene fatto con PayPal, e Mm. il 62% del restante è fatto con carte. Quindi diciamo che attraverso PayPal Gateway si copre il 95% anche delle esigenze dei consumatori. Secondo tema sulla conversion, è stato fatto uno studio indipendente da Comscore qualche anno fa che ha misurato la conversion su 3.000 merchant, quindi su un campione abbastanza consistente, con e senza PayPal, facendo anche varie misurazioni in A/B test, e ha dimostrato come il minimo uplift di conversion che si registra nel momento in cui si atterra sulla pagina di pagamento fino a quando si conclude il pagamento è circa il 60%. Quindi quando c'è PayPal io ho un 60% di probabilità in meno che venga abbandonato il carrello o che non si finalizzi l'acquisto nel momento in cui io sono già arrivato alla schermata dei pagamenti.
Certo, quindi l'Italia ha una penetrazione enorme del sistema di pagamento PayPal. Cioè Sì. io acquistavo il biglietto del treno con da Trenitalia pagandolo quindi mi rendo conto che in effetti, ma questo vale, cioè veramente quando supporto un negozio che sta aprendo glielo dico, cioè se non hai PayPal non puoi, soprattutto all'inizio è fondamentale averlo, ma anche dopo. E quindi va bene, mi fa piacere di questo, e anche per chi inizia effettivamente ci sono, come ci dicevi, la promozione per cui fino al 15 agosto si può accedere senza pagare tariffe sostanzialmente. E ci sono altri metodi per avere delle agevolazioni sulle tariffe o promozioni in corso? Sì, assolutamente sì. Stiamo, diciamo, come risposta al Covid abbiamo lanciato alcune iniziative sfruttando anche il nostro ecosistema di partner. Uno fra questi che citerò oggi è ad esempio Storeden, che ho citato già prima come esempio. Storeden è uno shopping cart hosted, quindi anche una soluzione cloud tecnicamente per, diciamo, per chi ci segue e ha un background più tecnico simile a quella di Shopify, quindi ho tutto in cloud di fatto, non devo scaricare come ad esempio nel caso di PrestaShop e con loro abbiamo una partnership tale per cui per i primi 60 giorni loro regalano l'abbonamento e quindi questo può essere un aiuto per chi inizia adesso. E poi l'altra promozione importante riguarda uno degli ultimissimi strumenti che abbiamo lanciato che ci permette di dare una mano a quei venditori che sono offline e che stanno riaprendo, che stanno fronteggiando le riaperture in questi giorni o che hanno scelto di lanciare un servizio di consegna a domicilio e che vogliono offrire delle opzioni di pagamento anche a domicilio, quindi nel momento della consegna. E questo è il QR code. L'esperienza è semplicissima, quindi io se ho l'app Business PayPal mi creo il mio QR code in un click e ho questo codice posso stamparlo su degli sticker, posso salvarlo nella mia galleria delle immagini, posso attaccarlo dietro la mia cassa semplicemente su un A4. Da consumatore io posso entrare nel negozio, inquadrare con la fotocamera quel QR code mi trigger, diciamo, ormai questi inglesismi, diciamo, mi apre automaticamente l'app PayPal indirizzandomi sul flusso di pagamento di quello specifico venditore. A quel punto io dovrò inserire semplicemente l'importo da pagare, cliccare invio. Le implicazioni per il venditore qui sono due, sono molto notevoli. Il primo, questa soluzione è gratis, quindi anche qui abbiamo una promozione fino al 13 di settembre e in più hai rispetto ad altri metodi di pagamento che ti danno la liquidità dopo a volte 1 o 2 settimane, in questo caso la liquidità è immediatamente disponibile sul borsellino PayPal, che in alcuni periodi e soprattutto in questo può essere di vitale importanza per la sopravvivenza dell'intera supply chain, perché io incasso subito, pago il mio fornitore e lui magari paga il suo fornitore e tutti diciamo che sono più contenti. Per tutti, sia lato consumatore che lato venditore, qui il grosso vantaggio è che si tratta di un pagamento senza nessuna forma di contatto che elimina il contante e quindi che abbatte quasi totalmente il rischio di contagio. Quindi diciamo, è chiaro, il QR code ti permette di smaterializzare il pagamento così fisico, cioè sei di persona a consegnare un pacco anziché transare col contante, tac, QR code e transi. E dall'altro lato c'era un'altra iniziativa legata alla social selling, o sbaglio? Sì, assolutamente sì, fatto bene ad avermelo ricordato, ormai conosci PayPal quasi meglio di me. Social selling si presta a venditori occasionali, quindi anche al C2C, anche a consumatori che hanno qualcosa in cantina, vogliono venderla e vogliono farlo in un modo estremamente efficace e facendosi pagare in sicurezza con PayPal. Qui per i nuovi venditori vale la promo che ho citato prima, quindi se questa cosa la faccio creando un nuovo conto PayPal non pagherò nessuna tariffa ed è molto semplice come esperienza. Di fatto io posso, partendo dal back office di PayPal, quindi faccio il login sul sito di PayPal, troverò un'opzione di social selling e da quel punto ci metto veramente un minuto perché potrò creare un'inserzione aggiungendo un'immagine, un titolo, una descrizione, un prezzo, indicando la modalità e l'eventuale costo di spedizione, salverò questa inserzione e sarò pronto. Da quel momento poi PayPal mi fa vedere delle iconcine che sono quelle dei principali social e mi fa vedere anche l'icona per creare un link. Quindi io posso
condividerla su Facebook, condividerla su Twitter, posso prendere il link e metterlo nelle chat di WhatsApp, posso condividerlo ovunque e l'esperienza di acquisto dall'altro sarà quella di un e-commerce di fatto, perché io come utente vedo questa inserzione su Facebook, clicco e troverò il bottone PayPal, quindi potrò effettuare un pagamento con PayPal in totale sicurezza e poi aspettare che mi venga inviato l'oggetto. E quindi, come dicevo prima, un'opzione diciamo per i beginners, per i principianti che si stanno affacciando all'e-commerce, vogliono testare questo canale, magari vogliono anche semplicemente capire se la base follower che hanno su Facebook o su Instagram risponde alle loro sollecitazioni, iniziando a proporre il loro prodotto di punta in questo modo estremamente semplice, e poi se il riscontro è buono magari passare a una soluzione più complessa e evoluta, quindi ad un e-commerce vero e proprio. Ottimo, ottimo. Quindi insomma abbiamo parlato di tante possibilità, di tante soluzioni per chi oggi sta iniziando, quindi Sì, dal social selling alle promozioni per chi inizia e così via. Però c'è un altro tema interessante di cui comunque vorrei parlare con te ed è riguardante Magento. Ora, sì. per passare proprio a chi ha già un e-commerce. Magento, per chi non lo sa, è una piattaforma e-commerce, quindi è un sistema che viene usato per supportare, per far funzionare un e-commerce. Ed è stato uno dei sistemi più usati in Italia, lo è ancora a grandissimi numeri. E ultimamente stiamo vedendo che Magento ha annunciato la deprecazione della sua piattaforma in versione 1, che è quella che hanno quasi tutti. Quindi in sostanza questi negozi in cui è installato molto probabilmente PayPal per ricevere i soldi vengono deprecate. Cosa vuol dire? Che Magento non fornirà più i fix di sicurezza, quindi non saranno più loro stesse, cioè le piattaforme, automaticamente compliant non rispetteranno certi requisiti. Quindi qual è la posizione di PayPal riguardo a questo fatto? Sì, assolutamente. Domanda su un tema caldissimo e ti ringrazio per avermela fatta, perché è sicuramente uno dei temi del giorno o del mese. Quindi Magento, come hai detto tu, dal 30 giugno non supporterà più la versione One, che è la versione storica. Ci sono decine di migliaia di merchant nel mondo che la utilizzano ancora, che noi vediamo perché transano tramite questa piattaforma con PayPal. Noi come PayPal abbiamo comunque preso una posizione ufficiale, che è quella di aiutare i merchant che di fatto, qui lo dico con una connotazione leggermente negativa, ma è la realtà dei fatti, sono un po' stati abbandonati da Magento perché insomma era una piattaforma che ancora aveva troppi merchant per essere abbandonata. Magento non monetizzava più su questi clienti e quindi ha deciso di Sì, spingerli verso Magento 2 con variazioni di marketing, ma sì. a un certo punto ha deciso di comunque interrompere, diciamo, il mantenimento e lo sviluppo di Magento One. Lato PayPal noi consigliamo tre strade. La prima, ovviamente quella ufficiale, consigliata anche da Magento, che è passaggio a Magento 2. Negli Stati Uniti, purtroppo in Italia e in Europa questo prodotto non è disponibile, soprattutto al sud Europa, ma negli Stati Uniti, ad esempio, PayPal offre un business loan, quindi offre un prestito che aiuta i grandi merchant a finanziare il passaggio a Magento 2. Quindi prima opzione passare a Magento 2. Seconda opzione, lavorare con la Magento Association o con i system integrator, e ne consigliamo alcuni all'interno del nostro help center, affinché il system integrator si prenda a carico del mantenere la versione di Magento One PCI compliant e quindi di conseguenza sicura. Quindi un modo almeno temporaneo per poter restare su Magento One, soprattutto per chi non ha la possibilità di fare in questo momento grossi investimenti. E ci tengo a dire in aggiunta, per chiudere queste prime due, diciamo, azioni, che noi comunque non staccheremo i pagamenti, quindi non bloccheremo i flussi di pagamento attraverso Magento One, però ci teniamo che i merchant impattati migrino verso soluzioni più sicure, o quantomeno si assicurino che il loro sistema integrator lavori con loro per mettere in sicurezza il loro prodotto, perché l'implicazione negativa è che in caso di breach di sicurezza, ad esempio, Magento non rilascerà alcuna patch per rimetterla a posto. Terzo Sì. scenario, e questo Sì, è chiaro, lo c'è dico in proprio un totale problema apertura e di trasparenza, compliance. Scusa. passaggio ad altre piattaforme.
No, dicevo, scusami, c'è proprio un problema di sicurezza del dato, perché è chiaro, Magento non ti assicura più che tu sarai sicuro, quindi o paghi qualcuno per essere sicuro o migri da un'altra parte, ad esempio a Magento 2, che però è un prodotto assolutamente di livello Sì. enterprise, specialmente da quando la Adobe ha acquistato Magento, e quindi ne ha fatto, ne vuole fare un prodotto di alto livello, diciamo. E poi la terza soluzione, ci dicevi. Infatti nel Sì, sì, scusami. La terza soluzione infatti si collega benissimo con quest'ultimo punto che hai citato tu. Magento 2 è sicuramente una soluzione di nicchia per merchant estremamente complessi, quindi è una soluzione anche piuttosto costosa. Noi abbiamo creato un Help Center che come terza soluzione raccomanda anche una serie di piattaforme che hanno anche degli accordi con dei system integrator e che favoriscono una migrazione, se vogliamo, meno dolorosa verso altre piattaforme. Due di queste, che sono particolarmente rilevanti per Sud Europa, quindi Italia, Francia, Spagna, in particolare per l'Italia, sono StoreEden, ancora una volta, di cui abbiamo parlato prima, e PrestaShop, che è addirittura open source, quindi diciamo a costi molto diversi da quelli che sono di un progetto di integrazione Magento, e che quindi può rappresentare una soluzione per i clienti Magento One della prima ora che non hanno bisogno della complessità garantita da Magento 2. Quindi situazioni di e-commerce standard domestico possono essere coperte benissimo da piattaforme meno complesse e meno costose. Chiaro, perfetto. Bene, senti, la panoramica è completa. Allora, la soluzione comunque, la questione Magento, che è calda, non per tutti quelli che ci ascoltano probabilmente, ma è molto calda per alcuni di essi, è comunque, diciamo, gestita anche da PayPal, che appunto consiglia delle possibili soluzioni e in ogni caso è presente per, diciamo, supportare i merchant in diversi modi. Abbiamo parlato di tante iniziative che state seguendo, lasceremo in descrizione i link per appunto approfondire gli argomenti trattati, e nel frattempo, Simone, io ti saluto e spero di riaverti come ospite prossimamente per parlare di altre iniziative e altre cose relative al mondo, abbiamo visto, molto esteso di PayPal. Grazie ancora a te per l'invito e accetto, ovviamente, ci rivedremo presto. Benissimo, allora grazie mille e un saluto, ciao! Ciao, grazie, ciao.